Ciao a tutti amici di Zoo Planet, è il momento di guardare insieme un nuovo video. Oggi scoprirai 30 curiosità sul fenicottero rosa. Siete pronti? Partiamo! Ma prima di iniziare non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. I fenicotteri rosa sono degli animali affascinanti, amati da tutti per la loro bellezza, a tal punto da diventare un elemento della cultura popolare. Ma sai tutto su di loro? Partiamo da alcune domande fondamentali per conoscere meglio questo animale. Dove vive il fenicottero rosa? Il fenicottero rosa è un animale diffuso in molte zone del mondo: Africa, India, Medio Oriente e varie zone d'Europa, tra cui Francia, Spagna, Albania, Grecia, Cipro, Portogallo e anche in Italia. Com'è il loro habitat? Preferiscono i laghi molto salati e questa scelta va a loro vantaggio perché pochi altri animali possono resistere in laghi come questi e ciò vuol dire che sono assenti i predatori che potrebbero minacciarli. Quanto sono alti i fenicotteri rosa e quanto pesano? Possono arrivare fino a 1,40 m e pesare 5-6 kg con un'apertura alare di 2,40 m. Come si nutrono? Si nutre principalmente di piccoli invertebrati come crostacei, larve, piccoli insetti, molluschi e alghe. Generalmente mangiano dai 60 ai 270 grammi di cibo al giorno. Esistono altri tipi di fenicotteri? Il fenicottero maggiore è il più famoso, ma in natura esistono anche il fenicottero cileno, quello delle Ande, il lesser flamingo, il James flamingo e quello americano. Perché i fenicotteri sono rosa? I fenicotteri sono da sempre ammirati per il loro bel colore rosa, ma in realtà i cuccioli di fenicottero sono di color grigio. L'elemento fondamentale che li rende rosa è il beta-carotene, fondamentale per la loro alimentazione composta da crostacei e alghe. Man mano che i cuccioli mangiano, il loro colore tende sempre di più al loro colore caratteristico. Quando mangiano meno cibi con beta-carotene, il loro colore va più verso il rosa chiaro o bianco. Come si riproducono? I maschi attirano le femmine disponibili esibendosi in una danza pittoresca e muovendo ripetutamente i loro lunghi colli. La femmina depone in genere 2 uova che saranno incubate per circa un mese. Ora che abbiamo risposto a queste domande, ti faremo vedere alcune curiosità stravaganti e divertenti su questo animale. I fenicotteri possono volare? Sì, ma per raggiungere la velocità necessaria devono prendere una bella rincorsa. Quando ci riescono, possono volare a una velocità che sfiora i 50 km/h. Sbattono le ali rapidamente e di continuo durante il volo. Nessuno sa perché stanno su una gamba sola. Hai capito bene, nessuno è certo del motivo per cui il fenicottero rosa passa molto tempo su una zampa sola. Sono state scritte alcune teorie, tra cui quella del risparmio del calore corporeo, ma nessuno sa con certezza il vero motivo di questa loro attitudine. Un animale commestibile. Suona strano, ma nell'antica Roma la lingua di fenicottero rosa era considerata una vera e propria prelibatezza. Sono produttori di latte, o quasi. Quando le loro uova si schiudono, i fenicotteri, di entrambi i generi, producono un liquido rossastro simile al latte per allattare letteralmente i propri piccoli. Questo latte rosso proviene dall'apparato digestivo ed è un mix di proteine, grassi, globuli rossi e globuli bianchi. I fenicotteri mangiano sottosopra. Il lungo becco dei fenicotteri viene utilizzato da questi uccelli per filtrare il cibo, eliminando acqua e fango. Si nutrono mettendo il loro becco nel fango e quando trovano qualcosa si apprestano a mangiare con la testa al contrario, tra l'altro senza respirare. I fenicotteri non hanno i denti, a loro basta il becco. Alcune volte i tuorli delle loro uova sono rosa. Le loro uova sono simili a quelle delle comuni galline, con lo stesso colore per il tuorlo e l'albume. Alcune volte però i tuorli delle loro uova sono di color rosa, grazie al pigmento di questi animali che viene trasferito nell'uovo durante il processo di nidificazione. Queste uova sono comunque molto rare da trovare. Uova, un gioco di squadra. Per la maggior parte degli uccelli, la madre tiene le uova calde sotto la sua protezione, ma per quanto riguarda i fenicotteri si tratta di un vero e proprio gioco di squadra.
Infatti sia il maschio che la femmina tengono al caldo le uova, aspettando che si schiudano. Sono socievoli? I fenicotteri sono uccelli che amano stare insieme in gruppi, chiamati anche colonie. Nel lago Natron in Tanzania, est dell'Africa, sono presenti colonie con poco meno di 2 milioni di fenicotteri. Inoltre, quando si muovono, stanno letteralmente in fila quasi indiana, verso la stessa direzione. Anche quando volano, sono sempre in gruppo. Com'è il loro nido? Il loro nido non è altro che una piccola cava scavata nel fango, con un'altezza di 30 cm, altezza utile a salvare le uova dalla marea. Quali sono gli animali ostici per i fenicotteri? Principalmente felini e cani randagi, mentre le uova e i cuccioli sono minacciati dagli uccelli rapaci. L'apparenza inganna. Quando si ammira un fenicottero non è difficile notare una piega a metà delle loro zampe. Molti possono pensare che sia il loro ginocchio, ma dopo averli osservati attentamente, gli scienziati hanno capito che in realtà quella piega che vediamo non è altro che la caviglia. Importanti per la natura. Grazie alla loro dieta di alghe, i fenicotteri limitano la loro crescita. Inoltre, tramite il filtraggio del loro becco, limitano anche l'eccesso di ossigeno nell'acqua. Sono a rischio di estinzione? No, per fortuna i fenicotteri non sono animali a rischio di estinzione. Questione di colore. Basandosi su alcuni studi, il colore del fenicottero è un elemento fondamentale per la riproduzione, visto che i fenicotteri maschi, che hanno un colore più acceso, risultano più attraenti ai fenicotteri del sesso opposto. Sale e scende. Questi incredibili uccelli sono dotati di una speciale ghiandola che serve loro per riversare il sale in eccesso presente nei cibi che trovano nelle acque salate. I cuccioli di fenicottero rosa non nascono con il becco ricurvo. Il fenicottero rosa più longevo mai registrato ha vissuto per 83 anni, la media è di 30. Il fenicottero rosa è l'uccello rappresentativo delle Bahamas. Una persona su 300 prova un'inspiegabile paura nel vedere un fenicottero. Quale tra queste curiosità ti ha colpito di più? Hai mai visto un fenicottero dal vivo? Scrivilo sotto nei commenti e facci sapere le tue impressioni. Anche per oggi è tutto, ma non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. A presto da Zoo Planet!